Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili. Ciao. I nostri vecchi hanno avuto una vita regolare, scuola, lavoro, pensione. Oggi è tutto più difficile. Il passato sembra perso e il futuro è incerto. Lungo il viaggio che ci ha portato in molte isole, che ci ha fatto incontrare molti episodi dell'uomo, incontriamo adesso una sua ineludibile necessità, che è quella che mentre è in viaggio, in cammino, da una parte sogna la casa che ha abbandonato e dall'altra ne cerca una nuova. L'una la chiamiamo nostalgia e l'altra la chiamiamo progetto. Allora è come se l'uomo dovesse, per far fronte a questa sorta di messa a soqquadro di ciò che faceva la sua identità, dovesse oscillare o dovesse vivere, percorrere questo tragitto che va dalla nostalgia al progetto. Detto la nostalgia, per essere ancora più precisi, c'è anche il tempo e lo spazio della memoria. Bisogna saper ricordare, non perché le cose ricordate debbano essere presenti, traumaticamente presenti o ingombrantemente presenti, ma perché il ricordo ti lega al filo della tua storia della tua famiglia, della tua comunità e della tua civiltà. Le cancellazioni di civiltà, gli oscuramenti dei valori di una civiltà per tentare di rispondere alla presenza dell'altro e dell'altrove sono sempre fallimentari. Un vero dialogo con l'altro e con l'altrove avvengono solamente nella consapevolezza profonda, nella consapevolezza critica profonda delle proprie radici. Eravamo partiti evocando i buchi neri del Novecento. Non si può costruire il futuro senza ripercorrerli, riattraversarli, criticamente riattraversarli e riattraversare quella ragione che li ha partoriti. Se no il futuro sarà un futuro falsificato, un futuro in cui l'unico spazio sarà quello non più per gli uomini ma per i cloni dell'uomo. Ora dentro questo viaggio tra la nostalgia e il progetto dell'uomo, il gettare avanti la speranza, naturalmente c'è il rischio di costruire case improprie, di credere di aver trovato casa quando non lo si è ancora trovato, oppure di rafforzare le mura di casa per timore di riprendere il viaggio. Ecco perché a me piace evocare l'immagine della tenda. E c'è questo grande poeta del deserto, Edmond Jabès, un poeta francese che ha dedicato molte delle sue pagine e dei suoi versi a questa condizione del deserto. Di nuovo il deserto, ma il deserto che serve per ritrovarsi, che serve per piantare una tenda in cui accogliere lo straniero, prima di tutti lo straniero che c'è in te, accoglierlo tutti i giorni come se fosse un incontro nuovo. È quella che lui chiama la ospitalità beduinica. E racconta questo, racconta che un giorno qualcuno era stato accolto da un beduino sotto la sua tenda e l'indomani quello aveva fatto finta di non conoscerlo. E allora gli ha chiesto: ma perché non fai finta di non conoscermi? Abbiamo bevuto il tè insieme. E lui gli ha detto: ma sai, io è come se non ti conoscessi per poterti ospitare di nuovo, è come se oggi fosse una cosa nuova, per evitare il rischio dell'abitudine. Ecco, questo atto in cui nel deserto nulla è mai così certo, ma tutto è rinnovato giorno su giorno, anche l'incontro, anche l'accoglienza, dunque anche la casa. Mi sembra di nuovo una metafora utile per fare del progetto un progetto che sia un progetto che non si illuda di fortificare le mura per paura che qualcosa fugga
quando già tutto sembra essere fuggito. Isolario, mappe di isole e arcipelaghi visibili e invisibili